Buongiorno a tutti amici, vi è piaciuta la dronata? Bel posto, però ci spostiamo, ci dovrebbe essere un posto ancora migliore a 5 minuti da qui, ci proviamo, se poi si può stare, se ci arriviamo col camper bene, se no magari torniamo qui e trascorriamo la giornata. Adesso andiamo a comprare il pane. Buongiorno. Buongiorno, Rita sta finendo di ritirare due cosette che ha lavato e 2 minuti e siamo in panetteria. Supermarket trovato, ho trovato anche 3 super panini caldi appena arrivati. Tieni anche i soldi. Dobbiamo incrociare le dita amici e magari troviamo finalmente un bel parcheggio per rimanere 2 o 3 giorni tranquilli. Ragazzi, come al solito io e voi andiamo in perlustrazione lungo queste strade. C'è una ragnatela enorme, ci passo sotto, non so dove sia la ragnatela ma ci passo sotto così. Ok, bene, detto ciò andiamo a vedere questa strada perché non promette affatto bene, ma è un parcheggio e ci sono andati anche altri camper e se ci vanno gli altri ci andiamo anche noi, però sempre meglio dare una controllatina chiaramente. Abbiamo visto già da quella strada che ho inquadrato prima un camper qui, quindi vuol dire che si può fare e in effetti non c'è per ora alcun problema. È un po' stretta la strada per via di questi alberi che sporgono un po', ma non c'è problema. Andiamo dietro questa curva, ma è tutto ok. Guardate lì raga dove c'è quella spiaggia, noi dobbiamo arrivare lì. E guardate che acqua cristallina, è pazzesco il mare della Grecia, non me lo ricordavo. Me lo ricordavo molto peggio, invece è mostruoso. Comunque dai, la strada è perfetta. Torno indietro adesso, vado a dire a papà di venire, anche perché ho visto un appunto tornare indietro, quindi se ci passa un appunto ci passiamo anche noi. Però ci sono 3 camper e non c'è posto, ecco perché dovevo andare a controllare. Sì, la strada è buona, come potete vedere ci sono 3 camper più bassi del nostro e alcuni a trazione anteriore, ma non c'è posto, quindi torno indietro e avviso papà che non si può venire. Che peccato ragazzi, non si può parcheggiare, stiamo tornando nel parcheggio di prima che Davide ha l'ultimo giorno di scuola e poi vedremo. È bello anche dove siamo noi, ma lì era proprio wild in mezzo a questi monti col mare davanti, troppo bello. Che peccato, 3 camper e Davide ha detto che non ci sta nessun altro. Pazienza ragazzi, siamo di nuovo qua, ci siamo fermati, abbiamo messo l'oscurante, non che sia brutto, ma qua immaginatevi quel posto completamente in natura. Vabbè, prenderemo il sole qui, ci faremo un bagno qui oggi, adesso ci alleniamo qua fuori. Ragazzi, la palestra di oggi, bella no? All'ombra, di fronte al mare, e pulito perché c'è il cemento. Non c'è ancora anima viva. Bellissimo. Sfigati che non c'è, non abbiamo visto un camper da 3 giorni e ce n'è 3 lì dove dovevamo andare noi. Che peccato. È un bel posto, mi piace. Dietro il nostro camperone ad allenarci ci sono già 26 gradi e sono le 10:20. Oggi credo che a pranzo utilizzeremo il clima, il nostro bel clima. Adesso appena finiamo magari ci facciamo anche un bagno. Che bello. Bene, ci prendiamo mezz'oretta di nuvole e poi rientriamo. Va bene? Mezz'oretta di nuvole, non ce le toglie nessuno. No vabbè, ma già è. Noi adesso il sole, portiamo il sole ovunque. Che spiaggione. Che spiaggione. Bella, bella sta bianca.
Solo che qui sei comodo solo qua. Lì giù sei in piedi praticamente. Qui. Ah, qui. Va bene qua. Anche una grotticella. Ragazzi, l'1:05, Rita è andata via da un po'. È andata a cucinare, io mi sono proprio rilassato, anche un po' sonnecchiato ascoltando musica. Ci mancano questi momenti, mi mancano sempre da una parte all'altra, tanti viaggi, tanti chilometri, tanto lavoro al computer, quindi questi momenti li adoro, li apprezzo e mi fanno stare bene e più ce n'è più vai in una condizione mentale positiva, quindi alla grande. Adesso comunque mi ha chiamato, è pronto e rientro a pranzo. Bella questa sabbia grossa, non ti si attacca ai piedi. Vediamo cosa ci ha preparato Rita di buono, ci siamo allenati, ho anche appetito. Non è la fine del mondo questo parcheggio di pomeriggio, mi sa che me ne vado. In camper ragazzi, vediamo cosa ha preparato Rita. Al pesto. Esatto. E vino ghiacciato che ho riempito io stamattina. Buonissimo. Buon appetito a tutti amici, ci vediamo dopo pranzo. Wow, c'è un sole pazzesco ragazzi. Noi adesso ci spostiamo e cerchiamo qualche parcheggio più wild. Voglio stare proprio in qualche posto di fronte al mare, in natura. Qua siamo in un parcheggione di un ciringhito. Ah, comunque ragazzi sono le 5, quindi il riposino, lavoro al computer, Rita ha dormito in spiaggia, abbiamo trascorso il pomeriggio così. Non sono andato al mare io di pomeriggio, c'è troppo caldo. Ho preferito stare in camper con le finestre aperte, c'è una bella arietta. All'ombra si sta bene. Comunque è bello anche qui, guardate queste persone con la canoa di fronte a questo ciringhito che è ancora in fase di restaurazione. Stanno lavorando per la nuova stagione. Tolgo l'oscurante e partiamo. Qua bisognava parcheggiare e di mattina aspettare i pescatori che rientravano e comprargli pesce fresco. È pieno di barche da pesca. Questo è un parcheggio probabile, non è detto che ci piaccia perché comunque il camper lo devi lasciare lontano dalla spiaggia, se vai in spiaggia neanche lo vedi, quindi non lo so se ci piace. Adesso con Dado esploriamo. Sicuramente la spiaggia e il mare sono meravigliosi. Ah, ci sono addirittura ombrelloni. Quindi c'è addirittura uno stabilimento, posti da sogno. Guardate questa spiaggia qua sotto, che meraviglia, bellissima. È assurdo questo posto, però siamo molto dentro col camper e lasciarlo lì in mezzo a quel boschetto tutto il giorno e tu in spiaggia da solo. Vuoi dire, te allora che senso ha viaggiare in camper se hai così paura? Bisogna trovare parcheggi giusti o uno che rimanga sempre. Non si può non vedere il camper e lasciarlo così. È una casa e c'ha le finestrelle con dei gancettini di plastica, si aprono con il dito del mignolo di mio figlio. Cioè qua in mezzo è una piscina veramente.
Il mare sembra davvero quello della Sardegna, non c'è niente da dire, non si possono fare paragoni, è meraviglioso. Una piscina. Noi siamo qui in alto e non posso scendere giù e lasciare il camper, ad esempio, parcheggiato qui sotto. Ragazzi, riprendiamo il cammino, vediamo cosa troviamo più avanti. Non erano bei parcheggi, campi nomadi, gente che vive lì con tende da una vita, gente magari anche con problemi economici, e lasciargli la torta lì pronta con le candeline accese non è da me. E oltretutto meno male che non ci siamo fermati, perché abbiamo letto un po' di commenti di altri viaggiatori. 4 camper o comunque 4 mezzi, 300 euro a testa, 1200 euro totali di multa in 4. Ieri, il commento con la data di ieri: in Grecia non si può più parcheggiare. Vabbè, lo sapevamo già. Ci danno la scusa per andarcene, perché di sicuro non li voglio prendere io 300 euro per aver parcheggiato di fronte a una spiaggia. Lasciamo questa zona e proseguiamo, andiamo verso, sempre di più verso Istanbul, perché Istanbul la vogliamo visitare. E la Turchia, quello che riusciremo, dobbiamo capire internet quanto costa, cosa ci vuole, poi la Turchia qualcosa la visiteremo, Istanbul di sicuro. Se non ci multano dormiamo qua, cioè dormiamo qua lo stesso, e dobbiamo sperare che non ci multi. Ormai è diventata davvero una cosa seria, Si leggono sempre di più commenti, perché sta arrivando l'estate adesso, le persone stanno arrivando adesso, i pochi temerari come noi, perché il 95% delle persone ha deciso di non venire più in Grecia. Noi l'abbiamo scoperto quando avevo già fatto i biglietti, praticamente ero a Brindisi, e comunque me ne vado presto anch'io, perché stavo dicendo si iniziano a leggere sempre di più di multe a viaggiatori in questa costa dove eravamo prima, quello che vi ho raccontato prima. Comunque il camperone è lì, qua c'è una bella spiaggia. Non sarei neanche rimasto a dormire così di fronte a una spiaggia, ma sono le 7:30, Rita deve anche cucinare, non posso sempre guidare e fermarmi alle 8:30 e poi si cena tardi, non mi piace, bisogna organizzarsi per tempo, e quindi mi sono fermato. Speriamo bene. Oggi abbiamo visto dei posti magnifici. Uno stamattina che mi è rimasto qui, c'erano 3 posti e c'erano 3 camper, quindi non mi sono potuto parcheggiare io. Però c'è da dire anche che magari è stato anche il destino, perché magari avrei parcheggiato lì, se avessi parcheggiato lì mi avrebbero multato, non si sa mai. Quindi magari è andata anche bene che li abbiamo trovati pieni. Adesso facciamo Turchia e poi risaliamo subito Bulgaria, Ungheria, Romania, e saliamo e ci facciamo tutti i paesi dell'est, liberi, tranquilli. Così, fatto una passeggiata per distrarci un attimo. Un bel posto? Ma no. No, neanche una bella spiaggia. No, no. E neanche un bel mare. Rita ci prepara oggi dei broccoli bolliti. Buoni, conditi con olio e sale. E poi degli involtini di pollo. Sì. Ce la godiamo qua di fronte al mare. E poi domani ho trovato un parco naturale. Una bagnetta? Sì, non ne posso già più di stare al mare, Rita. Ma oltretutto qui non te lo consento. Sì, quello sì, è vero. È troppo rischioso stare qui. Siamo multati. Involtini pronti, di carne e anche di zucchine. Vino bianco e pane fresco di oggi.
Anche oggi c'è qualcosa di interessante in TV, quindi bella cena, qualcosa che ci piace. Ragazzi, ci vediamo domani mattina, credo, per lasciare tutta questa zona di coste, di spiagge pericolose attualmente in Grecia. A rischio multa. A rischio di brutto, Rita. Buona cena. Buona cena. Buona. Buongiorno a tutti amici, 8:35 del mattino, primo giorno senza la scuola di Dado. Siamo contentissimi perché possiamo, vedete, svegliarci, fare colazione, prepararci e mettere subito in moto, senza dover aspettare l'una per poter fare qualcosa, anche solo parlare. Alleluia, alleluia. Buongiorno anche alla Rita, pronta anche Rita. E i piatti ritiriamo, io passo l'aspirapolvere e si parte. Una pulita al bagno e andiamo. E anche questa notte indenne, non ci hanno multato, è andata bene, è per quello che stiamo accelerando e ce ne andremo presto dalla Grecia. Adesso 2 ore e 35 ci portiamo su dei monti, lasciamo la costa perché i commenti nella costa parlano ormai di persone che vengono, anche persone del posto, local. Ho letto un commento adesso, un signore con una torcia è andato a bussare questo camper e gli ha detto di andare via, che non era un campeggio. Questi magari erano solo parcheggiati con tutto chiuso, quindi che campeggio? Campeggio quando tiri fuori tavoli, sedie, tendalino, ma sei fermo come noi stanotte, completamente chiusi, senza neanche una finestra aperta. Però ormai c'è questa mania, c'è questa guerra al viaggiatore in camper. E comunque, quindi noi acceleriamo, tutto qua. Ragazzi, benvenuti ad Aristotelis, così si chiama questo paesetto che stiamo attraversando adesso. Altro casello, 2,50 € e si prosegue. Stiamo per raggiungere delle montagne. Dado vi dice come si chiama? Pangaion. Pangaion forse. No, Pangaion. Comunque delle belle montagne che arrivano sino a 2000 di quota. Sì. E stiamo facendo gasolio prima di salire. E in Grecia gentilmente ci puliscono sempre anche il vetro. Troppi controlli sulle spiagge, sulla costa. Coste famose, posti molto turistici. Ce ne andiamo in montagna noi ragazzi. Eccoci qua ragazzi, questo è il nostro parcheggio per poter iniziare un'altra escursione con Davide. Ci stiamo appassionando di camminate, di trekking. Abbiamo scaricato una bella app, ve l'ho già detto mi sembra. E guardate che bello, siamo al fresco perché siamo già in mezzo ai monti. C'è una chiesetta, qua sopra ci sono tavoli, barbecue se non sbaglio, andiamo a vedere insieme. Io e Davide amiamo la montagna. È trascurato, però se noi ci portiamo il nostro barbecue e te lo metti qui, puoi arrostire. Se non sbaglio abbiamo anche l'acqua potabile. Vero Dado, funziona? Non l'ho provato. Ah no? Ah sì, funziona, vero? Sì che l'ho provato. Quindi abbiamo anche l'acqua. Fontane così sono potabili al massimo. Certo. Wow. Perfetto. E dopo un po' di esplorazione torniamo nell'angolo di Rita.
Melanzane e peperoni ripieni. Ah, hai visto che sorpresa che ti faccio trovare? Sì, buoni. Quindi dopo peperoni e melanzane al forno, ripiene, melanzane fritte, condite con aglio e aceto. Mi piacciono a dado. Mi piacciono anche a me. Ok, qua abbiamo il fuoco un po' moscio, fornellino un po' bisogna dire a Nicola di aumentare un po' la fiamma. Buone le melanzane e i peperoni. Sembrano, hanno un bel aspetto, adesso vediamo. Poi ve lo diciamo. Rita va bene, io una fettina e un peperone e una melanzana anche. Sì. E basta. Buon appetito a tutti. Pranziamo al fresco. Vi dico quanti gradi ci sono. Wow, 25 gradi e 3 fuori, pensavo molti di meno. Giù al mare ce n'erano già 30. Qua c'è una bella arietta di montagna e sta già bene dentro il camper, ecco perché pensavo di meno. Buon pranzo Rita, grazie, ti verso il vino. Grazie. A dopo. A dopo. Buonasera amici, noi passiamo dal pranzo allo spuntino. Solo roba da mangiare si vede nel canale di Rita. Nel tuo, perché Il canale mangi. di Rita. Comunque adesso siamo alle crepe e non è venuta bene, allora ha detto questa la do a te che dato magari fa storie. Nulla ragazzi, ci siamo riposati, Rita a letto, io, Rita a letto, avere il letto e non Non a letto. non a letto a dormire. Io ho lavorato un po' perché domani dobbiamo uscire con Davide e non farò nulla, dobbiamo uscire tutto il giorno, un'escursione tremenda, saliremo sino a 2100, se ci riusciamo, c'è sempre il punto di domanda. Adesso prepariamo la roba, gli scarponi, capiamo cosa ci dobbiamo portare, domani mattina sveglia presto, prepariamo tutto e si esce. Cosa volevo dirvi ancora? Nulla, e poi quando rientriamo forse saremo a pezzi, dormiremo qui e ce ne andremo la mattina successiva ancora. Questo è lo spuntino di dado, io vado poco più leggero perché la mia la mangerò con la frutta, con una pera ad esempio. Adesso ci prendiamo zaino e scarponi. Ci prepariamo. Wow. Togliamo le cose che non ci servono dal mio zaino, guanti, cuffia, anche questi io dico che non ci servono, Davide. Probabile. Però non è detto. E se sopra 2000 si mette nuvoloso c'è freddo? Stai in magliettina con lo scaldacollo e stai molto bene. L'abbiamo appurato. Va bene. Questo qui. Ragazzi, ve l'ho detto che oggi ci vediamo solo nei pasti principali. Ci siamo visti a colazione, a pranzo, allo spuntino e ci rivediamo a cena. Siamo parcheggiati qua in totale relax. Vi faccio vedere cosa ha combinato Rita. Peperoni gratinati. Zucchine gratinate. Peperoni, zucchine gratinate al forno. Al forno, sì. Abbiamo tutti avanzi. Ha detto Rita che dovevamo fare uno svuota frigo. Involtini, melanzane, peperoni ripieni, pane, vino. E ce n'è. E come? Qua addirittura sta scaldando altro. Qui sta scaldando le polpette. Io direi che si può anche spegnere e lasciare coperto e si scaldano alla grande perché sta bollendo. Ho abbassato un po', adesso scaldano con calma perché si devono scaldare anche dentro. Adesso è ora della nostra miniserie appena caricata e quindi ce la guardiamo. Domani mattina sveglia alle 6, partenza 6:30, 7. Ci aspettano 12 ore di camminata, 6 e 6, un totale di 13 km. Di più. E 13, 26, 26 totali se ci riusciamo. Chissà, vedremo. Comunque questa è la tavolata al completo. Anzi vabbè, mancano le polpettine. Ti ho rubato un... Grazie Rita,
Ci vediamo domani mattina. Oggi gli abbiamo fatto vedere tutta la carrellata dei nostri pasti. Ok? Parecchi. Ciao a tutti amici, ci vediamo domani mattina perché in montagna vi portiamo. Magari ci saranno bei panorami, bei boschi, vedremo insieme. Ok? Ci vediamo domani mattina alle 6.